In teoria fai tutto, devi solo avviare. È avviato. Che dice? Ancora niente, computer. E qua dice che sta trasmettendo. Allora. Ragazze, mi sentite? Ragazze? Ci sei? Ci sono? Sì. Eccole, amori, eccovi! Ok, mi sentite adesso? Sì. Ok. Ora sì. Eccoci! Allora, dove eravamo rimaste? Dove eravamo rimaste? Dove eravamo rimaste? Che stavamo dicendo? Dove eravamo rimaste? Boh. Non so, Papi, non lo so dove eravamo rimaste. Dove eravamo rimaste? Non so. Stavamo commentando qualche... Sì, però io adesso non ce li ho più. Ah sì, ok. E poi che stavamo dicendo ancora? Non mi sto ricordando, non mi sto ricordando. Vabbè, ragazze, insomma, insomma. Commentiamo qualche annotazione. Eh sì, però papà, mo c'ho quelle vecchie, cioè c'ho quelle nuove, però vado su quelle vecchie. Dove starà il video? Ah, sulle live, quello vecchio, così riprendo i commenti vostri, ragazze mie. Lo sto facendo, come si fa mo? Perché non fa click qua? Perché non fa click? Non fa click. E non so perché non fa click. E non mi dà quello vecchio. Ragazzi, che mi stavate scrivendo qua? Ah no, eccola forse. Ecco, sì, ti abbiamo perso per un po'. No, ragazzi, non mi perdete mai, sono sempre qua. Sono sempre qua. La colpa di internet. È internet. Giustamente una nostra ragazza ha detto troppa energia si stava fondendo la cosa. È giusto. Immaginatevi voi. Infatti. A Lucca sì, ti sento. Bene, a Lucca ci siamo. In Trentino? Ci siamo. Profondo Sud? Qua do la risposta io. Profondo Sud sì, ci siamo. Grazie di esistere, sei la mia guida ormai da anni. Grazie Margherita, grazie. Ma la guida sta dentro di te. Sta dentro di te, io vi faccio soltanto sto lì a servire la vostra guida interiore. Ecco, sto lì per questo. Ecco, Ale, c'è qualche commento perché non leggo più niente qua. Allora, The Manifest chiede: Francesca, siamo già nell'età dell'oro, Siamo già nell'età dell'oro? Ancora no, cioè non siamo nell'età dell'oro piena, nel senso l'età dell'oro però non dobbiamo intenderla perché qua si fa un certo sbaglio da un punto di vista cronologico. L'età dell'oro è uno stato di coscienza. L'età dell'oro è proprio l'uomo trascendente. Quando nell'età della prima età dell'oro si diceva che gli uomini avessero vite lunghissime, non conoscessero malattia e non conoscevano la morte così come la intendiamo noi, ma dopo tanti anni l'uomo si addormentava e diventavano spiriti guida degli umani, i cosiddetti daimones, no? Omero, se non sbaglio, li scrive in questo modo, non voglio sbagliarmi però questo è il senso, o Omero o giù di lì, insomma, che poi non è che mi ricordo tutti gli autori, mi ricordo il concetto, che tutto quello che ho letto non è che mi ricordo proprio tutti gli autori. Quindi l'età dell'oro è proprio questo, il senso, queste vite lunghissime, questo non conoscere malattia e non conoscere morte come la intendiamo noi, questo ha come base il risveglio della coscienza. È tutto un processo per risvegliare la propria coscienza, cioè trascendere il bene e il male, trascendere i propri limiti, trascendere la mente da quest'età dell'oro, che è uno stato vibrazionale, è uno stato di coscienza. Ricordiamo che quello che è la tua vita attuale, quello che è la nostra vita, è la proiezione delle nostre credenze, per dirlo un po' più moderno, però è la proiezione
dei nostri limiti, la proiezione delle nostre forme pensiero, la proiezione della narrazione inconscia che abbiamo. E quindi con lo step successivo nel portare l'anima al timone, non più la mente razionale che ci ha fatto da padrone fino a questo momento, allora si giunge a questa trascendenza che è la nuova età dell'oro, che ripeto è uno stato di coscienza. Se adesso, perché non siamo ancora da determinare poi la nuova età dell'oro a livello anche di massa, mi spiego, ma ancora no. Sono sempre le minoranze che hanno dettato l'evoluzione e il cambiamento, mai la massa. La massa ha sempre seguito, così è. Infatti, come dice papà, è proprio questo, la massa ha sempre seguito, sì. Allora, Ale, tu riesci a leggere? Sì, ma è vero che con tutte queste retrogradazioni... Ale, vieni qua, vieni qua se no non capisco. Ma è vero che con tutte queste retrogradazioni di pianeti in questi giorni di luna piena non è bene manifestare, altrimenti si avverrà il contrario? Allora, ragazze, questa domanda implica, è come se noi manifestiamo tutto e sempre. Anche Quindi quando non ci accorgiamo. Mio padre dice anche quando non ci accorgiamo, noi manifestiamo sempre tutto. Sì. Il punto qual è? Vogliamo manifestare qualcosa che ha a che fare con... tu mi stai chiedendo per manifestare un intento specifico? Guarda, a livello planetario in questo momento è bene fare un viaggio a ritroso, perché in questo viaggio a ritroso che ci stanno proponendo i pianeti, e vi ho fatto anche il grande video sui pianeti di questo mese, no? Molte delle cose che verranno fuori dentro di te, molte espansioni che avrai a livello proprio di coscienza, potrebbero anche far cambiare il tuo obiettivo oppure dargli dei connotati diversi. Quindi a cosa ci servono i pianeti? Per farci riflettere, per farci arrivare delle intuizioni, e con tutte queste retrogradazioni è importante pulire il nostro karma prima cioè con la consapevolezza di pulire un po' di karma prima di manifestare qualcosa che magari stiamo manifestando perché vittime di un karma, non so se mi spiego. Poi magari manifesti sempre la stessa cosa, va bene, però la consapevolezza che hai quando prendi coscienza del fatto che è necessario fare un viaggio un po' a ritroso per ripulire anche il karma, no? Gli antenati, dedicare i meriti, allora magari cambieranno, possono essere anche diversi gli obiettivi, oppure saranno sempre gli stessi, però tu avrai più energia se pulisci più karma con queste retrogradazioni, mi spiego? Ok. Ci sono altre domande, Ale, che qua non riesco a leggere bene. Allora, Stella Maria ti chiede: seguo i tuoi preziosi consigli di studio. Sì. Puoi indicarmi un master di esoterismo? Vorrei approfondire dopo la laurea in filosofia. Guarda, la sola persona che io posso consigliarti, siediti qua, fammi chi è come si chiama lei? Stella Maria. Stella Maria, l'unica persona che io posso consigliarti sull'esoterismo inteso proprio pratico, ok? Perché come dico sempre, la spiritualità è un cammino di empirismo radicale, è Selene Galloni Williams con la sua Immagino l'Academy. Fa tantissimi corsi anche con attestati, è stata un'allieva di James Hillman, il padre della psicologia archetipica del Novecento. Io stessa la stimo fino all'inverosimile e quindi molte pratiche me le ha insegnate lei, che poi con i miei studi ho integrato grazie a quello che mi diceva lei, perché avendo più esperienza di me e quindi avendo fatto esperienze importanti di natura sciamanica, di psicologia archetipica ed esoterica, lei è veramente un grande pilastro soprattutto per quello che mi hai chiesto, di insegnamenti esoterici che riguardano tutto, psicologia archetipica, sciamanesimo e anche esoterismo. Sì. Cos'altro? Angela dice: che bello tuo papà che la vede come te a livello di manifestazioni. Sì, io e mio padre non abbiamo mai parlato di legge di manifestazione, veramente. Lo sto sentendo adesso che parla in questo modo, quindi avrà studiato i podcast di Taromantic, papà, di la verità. Hai studiato?
Hai studiato su Tarot Antique, di la verità. L'esperienza della vita che dà questo costume, diciamo, di vita. Sì, infatti. E aspettate che sto vedendo le altre domande sul telefono di Alessio, perché io sul mio non sto riuscendo. Allora, allora, una delle nostre ragazze ci chiede: pulire il karma, sì, come si fa? Semplicissimo, ma nessuno lo dice. Sì, ragazze, ragazzi, ok. Allora, ho pubblicato il podcast su karma positivo e karma negativo. Il karma positivo viene di conseguenza al karma che tu hai da evolvere e da adempiere. Qual è questo karma? Cos'è il karma? Quando parliamo di karma non possiamo parlare di una cosa soltanto. Il karma è l'ignoranza delle cose. Il karma è ignoranza della mente. Allora, tu vedi che quando hai più karma positivo lo vedi da come ti approcci agli eventi già prestabiliti dalla tua anima, che ti devono capitare o sì, va bene? Quindi più ti approcci in modo di accogliere questi eventi sotto forma di dei, divinità, come vi insegno sempre, più il tuo karma è positivo. Come si fa? Cioè, hai un buon karma, come si fa ad andare incontro a questo karma positivo? Quello che arriva, come si fa a ripulire il karma? Non è un'azione ripulisco il karma, ma è un empirismo pratico, un empirismo radicale. Metterti nella io prendo ferma risoluzione, in questo modo si fa, siccome il karma è ignoranza degli eventi che sono enti, entità, spiriti, tutto ciò che ti arriva sono manifestazioni del divino che tu hai già stabilito, quindi se le prendi bene, allora tu sciogli karma. Se le prendi male, tu alimenti lo stesso karma. Allora, cosa vuol dire prenderla bene? Accogliere gli eventi in qualità di enti, entità, spiriti e appellarsi al Dio che c'è dietro a quegli eventi. Ti viene la rabbia, ti viene la frustrazione, ti viene l'angoscia, ti viene la paura, appellati al Dio corrispondente, Dio Pan, Dio dell'angoscia, Dio Ares, Dio della frustrazione o dea della frustrazione. Questo significa ripulire il karma. Va bene? Non fai un rituale per ripulire il karma. La spiritualità è un empirismo radicale, quindi accogliere gli eventi permette di produrre karma positivo e quindi ripulire il karma. Siccome il karma è proprio ignoranza degli eventi che sono manifestazioni divine, più tu dici no agli eventi, soprattutto quelli che la tua mente giudica negativi, più accumuli karma e quindi più sporchi karma, per dirlo in questi termini qua. Quindi pulire karma è questo. Oltre a queste pratiche, dedicare i meriti delle tue azioni spirituali, come vi ho spiegato nel video sul culto degli antenati, dedicare, come vi ho detto anche in un altro video, non mi sto ricordando quale, dedicare i meriti delle tue buone azioni a una persona che è in difficoltà, oppure al mare del Salento affinché prosperi di pesciolini, di flora e fauna, oppure dedicare i meriti agli animali in estinzione, dedicare i meriti, mi spiego? Questo significa dare e pulire karma. Il karma si pulisce con l'amore, il darsi. Quindi il darsi, dedicare i meriti, approcciare agli eventi sotto forma di enti, entità, spiriti, questo sono pratiche per pulire il karma. Va bene? E poi la pratica degli antenati, che è potentissima, perché tu non sai cosa hanno fatto i tuoi antenati. Magari abbiamo omicidi, assassini dietro le nostre spalle e questo lo vediamo in base alle situazioni difficili che possiamo incombere nella nostra vita, che si ripetono e quindi dedicare le tue buone azioni, magari non hai mai fatto meditazione, inizia a fare meditazione anche per 5 minuti al giorno, dedicando i meriti ai tuoi avi e ai tuoi antenati, recitando il mantra. Come vi ho detto nel video, il culto degli antenati, Magia Pratica 8, che vi ho scritto lì, riparo il cuore, riparo il vostro cuore o il cuore delle persone a cui avete rotto il cuore. C'è il mantra, non sto ricordando che sto tutta ansiogena, appunto. Riparo il cuore dell'evento che si ripete. Quindi ve l'ho detto bene il mantra in quel video, ok? Quindi questo è pulire il karma. Va bene? Cos'altro? Annaliti chiede: Francesca, ma fare la pulizia degli antenati come insegni tu, in cosa ci aiuta precisamente? Tutto. Tutto. Quando tu non sai,
pulisci il karma degli antenati, perché qualsiasi cosa che tu puoi, siccome noi siamo il prodotto della nostra genia, ma siamo anche gli artefici del nostro destino. Quindi, se tu non riesci a realizzare qualche cosa o a manifestare qualche cosa, oppure se magari c'è sempre quella cosa che si ripete nella tua vita che è negativa, se magari tutti i nostri antenati, i nostri avi hanno fatto sicuramente qualche torto a qualcun altro, bene, sappi che quel torto si ripeterà nelle generazioni future, finché tu non prendi ferma risoluzione di riparare il cuore di quell'evento. Quindi tutto. Quindi io per esempio ho fatto la pratica sull'altare, mi sono messi i miei nonni belli lì, belli sistemati da destra e a sinistra, ho fatto la pratica del riparare il cuore dell'evento da quando c'è stata la luna nuova fino ad oggi. Cioè ho fatto, quanti giorni sono stati? 13 giorni? 13 giorni di pratica di quella cosa. Ok? Quindi va fatto, e come vi ho detto anche nel video Il culto agli antenati, noi abbiamo perso il rituale, ci hanno tolto il rituale. I rituali in questa società che è stata desacralizzata, togliendo il rituale alla persona, tu togli la fede, togli il contatto con l'invisibile. Di conseguenza, prima, in antichità, nessun eroe andava a o nessuna persona andava a fare qualcosa senza aver riposto l'attenzione ai propri avi o ai propri antenati per avere il supporto. Ma io vi ricordate nelle case anche antiche dei nonni, dei bisnonni, c'erano tutte le foto dei genitori con le candele accese? Quelli sono rituali. Cioè noi li abbiamo persi negli ultimi 60 anni, 70 anni, questi rituali fondamentali. E quindi riappropriarsi del rito significa riappropriarsi del potere, perché tu stai iniziando a comunicare con l'invisibile, con le prime persone che conosci, che sono i tuoi nonni, i tuoi genitori, e da lì agli avi. Gli avi, come vi ho detto in quel video, gli antenati, sono i nostri spiriti guida, sono le ispirazioni della nostra missione, sono coloro che ti aiutano nella prosperità, nel denaro, nelle relazioni. E se qualcosa non va nella tua vita, stai sicuro che al 90% c'è lo zampino di qualche spirito perturbato dei tuoi antenati. Quindi tu, per non sapere, tu fai, spiego? Ok. Va bene, io chiuderei. Tu che dici, Ale? Ci sono delle domande? Per chiudere il discorso degli antenati, Antonella ti chiede, con luna piena e poi calante, possiamo fare il rituale degli antenati? Sì, ma soltanto quello dell'altare però, ok? Non quello del dare il cibo, va bene? Quindi mettetevi nella posizione, quando lo fate durante la luna calante, voi liberate, ok? Liberate liberate gli altri, va bene? Quindi mettetevi nell'intento, a livello di intenzione, quando lo fate durante la luna calante, la liberazione dalla prigionia in cui ci sono stati i vostri antenati, dagli spiriti perturbati, la liberazione. Guardate, come se usate il potere dell'immaginazione quando state in meditazione, no? Immaginatevi proprio che i vostri antenati vengano liberati, perché la luna calante è la liberazione, no? C'è il rilascio, liberate. Cos'altro vi volevo dire? Che dici, papà? Dobbiamo essere tutti come Virgilio, che accompagna Dante nel mezzo del cammino di nostra vita, mi ritrovai per una selva. Dobbiamo essere invece diversi. Dobbiamo accompagnare Dante, ma per farlo arrivare in paradiso direttamente, senza passare dall'interno. Wow, papà! Va bene! E con questo, ragazze mie, ragazzi, noi ci salutiamo, ci vediamo tanto domani. Ci vediamo domani con un nuovo video. Ci vediamo tra pochissimo in astrale. Dovete sapere questa cosa perché Mamma mia, papà, che frase.
Mamma mia, mamma mia. Ripetiamolo. Sì, sì. No, dovete sapere che Alessio mi ha preso in giro perché prima che iniziasse la diretta io ho pulito la mia casa a 2 piani, no? Ho pulito i 2 piani di casa, ho pulito i 2 bagni, ho pulito la cucina. Alessio mi ha chiesto, scusa, ma c'hai gente? Ho detto, guarda, siamo 60.000 sul canale. Ho detto, la casa deve essere pulita. Diceva, mica vengono a casa. No, comunque in astrale, sai, ci stanno, perché in astrale i corpi sono sottili, quindi magari in questa casa ci stanno tutti e 60.000, hai capito? Vabbè. Ok. Vabbè, miei amori, miei divini trascendentalisti, io vi stramo, vi stramo, vi stramo, vi stramo, vi stramo, vi stramo, al loop, al loop, al loop. Grazie, 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 grazie. Papi, vuoi dire qualcosa? Ciao, ciao a tutti e a presto. Sì. Aspetta, Papita romantica. vogliono fare un canale e scrivere Papita Romantic, vogliono fare. Apriremo anche il suo canale, ragazzi, va bene? Apriremo anche il suo. Ale, ok, e noi ci salutiamo. Ciao a tutte ragazze, alla prossima. Ciao. Ciao ragazze mie, vi stramo. Mua. E ragazzi, mua, 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 mua. Ciao. Quindi l'hanno pensato l'ultimo.